Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi volevo parlarvi un po' di orto, di questi due piccoli orticelli che ho, perché ho piantato delle verdure, stanno finalmente crescendo perché le temperature sono veramente salite tantissimo, quindi spingono le piante proprio con una crescita molto vigorosa. In più non sta piovendo da diversi giorni, quindi c'è da bagnare veramente tanto l'orto, perché sappiamo che le piante dell'orto hanno bisogno comunque di una buona quantità di acqua per poter crescere bene, soprattutto alcune, come i meloni, hanno bisogno veramente di una quantità abbastanza elevata di acqua proprio per permettere a queste piante di poter crescere e poi arrivare a fruttificare. Adesso vi faccio vedere che qui nell'orto stanno crescendo degli ortaggi che ho piantato, li vediamo insieme e poi ci spostiamo nell'altro orticello perché anche i meloni stanno crescendo veramente molto ma molto bene, e quindi così oggi parliamo un pochettino di orto in questi due piccoli orticelli che cominciano a regalarmi già qualche piccola soddisfazione. Questo è un piccolo angolino di questo orticello con la serra a tunnel in cui c'è un po' di confusione. Ero partito questa primavera col seminare i piselli, che però essendo semi che avevo già in garage, probabilmente erano già verso la data di scadenza e quindi non sono usciti tutti, ne sono uscite 4 piante, solo 4 piante di piselli. Ho già raccolto dei piselli che abbiamo subito consumato perché la quantità era minima, era inutile congelarli, comunque metterli via perché ho riempito neanche un sacchettino. Comunque le piante di pisello adesso stanno andando alla fine. Queste piante io poi cosa farò? Le taglierò una volta che saranno veramente alla fine proprio del loro sviluppo e della loro vegetazione. Li taglierò praticamente alla base senza togliere le radici, e in più tutto il materiale vegetale della pianta andrò poi a sminuzzarlo per distribuirlo qui nel terreno di questo orticello, in queste parcelle che ho creato per piantare gli ortaggi. I piselli sono delle leguminose, quindi fissano l'azoto al terreno tramite le loro radici, l'azoto atmosferico, ed è per questo che lascerò le loro radici proprio nel terreno, proprio per far sì che non venga tolta anche una minima parte di azoto, in modo che rimanga comunque nel terreno. Le parti vegetali poi, decomponendosi, andranno poi a distribuire ancora qualcosa di buono al terreno. Quindi non composterò le mie 4 piante di pisello, ma andrò a sminuzzarle per distribuirle un po' in giro, in modo da portare sempre nel terreno un qualcosa di nutritivo, di qualcosa che faccia bene alle piante. In più mia sorella mi ha dato delle piante di pomodoro questa primavera, lei è partita molto in anticipo, però abita in pianura, quindi lì è tutto, si sviluppa tutto molto prima rispetto a me che abito a 550 metri di altezza, in cui mi accorgo sempre che sono 1 o 2 settimane in ritardo rispetto allo sviluppo delle piante della pianura. Però le piante di pomodoro di mia sorella si stanno sviluppando molto bene e stanno cominciando a fruttificare. Sono tutti, se non sbaglio, San Marzano, almeno dai frutti mi sembra di capire che è una varietà di pomodoro San Marzano. Credevo fossero dei pomodori ciliegino e invece no, sono proprio i San Marzano, quelli che si usano solitamente per fare il sugo. Però a me come pomodori piacciono veramente tanto, perché a me il pomodoro piace mangiarlo crudo più che preparare una salsa o un sugo, ovvero sminuzzato in insalata oppure tagliato a pezzettini e poi messo sopra la pasta con un po' di olio d'oliva, magari una bella spolverata di parmigiano. Lo trovo più un piatto fresco, proprio estivo, che rinfresca tantissimo. Ho già tolto tutte le femminelle per permettere al fusto centrale di crescere bene e dritto in altezza. A un certo punto lascerò poi 1 o 2 femminelle nelle mie piante di pomodori per permettere poi un nuovo sviluppo di questi 2 rami, che porteranno poi ancora un'ulteriore produzione di frutti. Non lascio quasi mai tante femminelle nelle mie piante di pomodoro per il semplice fatto che poi diventano abbastanza ingestibili, perché si crea una grandissima confusione, e ho sempre pensato che comunque troppe femminelle su una pianta di pomodoro possano poi togliere un po' di energia alla pianta. Ricordo sempre che se abbiamo delle femminelle molto sviluppate, 15 cm, 20 cm, perché ci siamo dimenticati di toglierle, possiamo tagliarle, inserirle nel terreno, tenere umido questa sorta di
talea andrà a radicare e creerà poi delle nuove piante di pomodoro. Quindi se vorrò altri pomodori lascerò delle femminelle proprio da usare un po' come talea per crearmi delle nuove piante. Questa è la zucchina a UFO, fa queste zucchine rotonde bianche di forma proprio tipo UFO, schiacciate e larghe. Bianche, candide, una zucchina che a me piace tantissimo. Forse mi piace più come aspetto estetico che come sapore, perché ho notato che è leggermente meno saporita di una zucchina normale, quelle lunghe, che già di per sé hanno comunque un buon gusto, però la zucchina, diciamo, essendo molto carica di liquido, di acqua, deve essere sempre cucinata in un certo modo per esaltare proprio il sapore di questo ortaggio. Qui possiamo vedere 2 fiori, non c'è ancora una fruttificazione, forse sì, ce n'è una qua sotto, vedete? E questa creerà proprio questa grossa zucchina a UFO, vi faccio vedere, che è di questo colore e di questa forma, una zucchina che amo tantissimo. Ho notato che qui nella serra, perché c'è un po' meno ventilazione, la pianta ha cominciato a macchiarsi come fanno solitamente le zucchine, con questo, penso che sia proprio oidio, sulle foglie. Cosa farò? Io adesso andrò a eliminare queste foglie macchiate di oidio, andrò ad eliminarle e proverò ad utilizzare acqua e bicarbonato, proprio il bicarbonato anche alimentare. Ho notato che funziona abbastanza, quindi spruzzerò queste foglie con questo preparato di acqua e bicarbonato per cercare di salvare queste piante in queste zucchine che, sistemate sotto la serra, dove comunque ristagna sempre più umidità rispetto all'esterno, favorisce proprio questo problema sulle foglie delle zucchine. Questo problema si presenta anche in zucchine coltivate proprio in esterno dalla serra, quando l'atmosfera è veramente umida. Questo succede quando ci sono diverse piogge, accompagnate poi da un'elevata temperatura e giornate di sole che scaldano la terra e favoriscono proprio l'evaporazione dell'acqua che è caduta con la pioggia. E questo può provocare proprio nella zucchina questo tipo di problema. Quello che possiamo fare è anche ogni tanto eliminare qualche foglia particolarmente grande che mette in ombra le altre, proprio per permettere una buona ventilazione anche all'interno della pianta. Questa si svilupperà molto in altezza come pianta, nel senso, in altezza, perché andrò a legarla poi per cercare di farla crescere in su, perché lo spazio qui è ristretto nella serra, quindi non posso permettere a questa pianta di strisciare, perché mi toglierebbe spazio nel punto in cui io cammino qui dentro per raccogliere ortaggi e pulire la serra. Quindi ho pensato di inserire poi dei paletti per farla crescere in altezza, e questo permetterà anche alla pianta di non essere a contatto molto con il terreno, essendo un po' sopraelevata avrà meno contatto con l'umidità atmosferica, l'umidità, scusate, del terreno, che evapora con queste giornate particolarmente calde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 piantine di sedano comprate 3 settimane fa. Noto che io non ho mai messo il sedano in orto, è il primo anno che provo a mettere anche il sedano. Solitamente lo compro perché è una pianta che non mangio tantissimo, devo dire, però qui nell'orto ho provato a sistemarla quest'anno e noto che comunque cresce abbastanza lentamente. Io ho fatto questo scavo, ho tenuto tutta la terra che ho tolto per poter mettere le piante, in modo poi da rincalzarle poi nella loro crescita, però noto che stanno crescendo abbastanza lentamente. Non so se per la temperatura elevata che c'è qui nella serra prendono una buona insolazione, ma credo che il problema sia probabilmente anche una questione proprio di terreno. Io qui questo orto della serra tunnel, ho preparato la terra di quest'orto mescolando terra da giardino argillosa con il compost. Non avevo tantissimo compost quando ho creato queste parcelle, e quindi probabilmente manca qualcosa magari nel terreno che può servire a queste piante per crescere bene. Adesso ormai è tardi per apportare magari dello stallatico pellettato o d'altro. Stavo pensando poi di fare una bella bagnatura a queste piante, magari questa settimana, con del macerato di ortica, che dà veramente una spinta incredibile nella crescita delle piante, ma non bisogna assolutamente esagerare. 1, 2, diciamo 3
interventi con macerato di ortica sulle nostre piante di orto possono far sì che le piante crescano bene, ma non bisogna esagerare perché è abbastanza potente, però questo gli darà poi una spinta per poter crescere un pochettino in altezza e darmi delle belle piante di sedano. Comunque le lascio crescere qui. Vediamo dopo l'intervento col macerato di ortica come si svilupperanno. Sono molto curioso perché poi il sedano a me è una pianta che piace, diciamo, non la mangio molto spesso, però anche per poterla poi congelare poi per un eventuale utilizzo invernale, nelle minestre, nelle zuppe. Il sedano dà veramente alle pietanze un sapore particolare, molto ma molto buono. Vicino le piante di sedano sono nate di nuovo, è spuntata di nuovo la Catalogna. Questa perché qui c'era una fila di Catalogna raccolta tantissimo, perché la Catalogna è una pianta che cresce molto facilmente in orto, ne ho raccolto veramente tanta. Le lascio qui, non le tolgo perché mi piace nell'orto accompagnare le piante di un tipo sempre con altre piante insieme. Mi piace riempire un pochettino le parcelle, questi orti molto puliti, ordinati, in cui c'è solo pomodoro, solo sedano, solo peperoni, con un terreno esposto al sole, senza erba, perché poi minuziosamente si va a togliere tutta l'erba, può dare un problema. Qui sotto la serra il sole non batte direttamente nella terra, però qui scalda tantissimo. È sempre bene ricordare che in realtà un terreno sano è un terreno o con un manto erboso o con tante piante che facciano un po' ombra alla terra, perché il terreno è un po' come il cuoio capelluto. Quando noi andiamo a togliere tutta l'erba e questo è esposto veramente al sole, tende a impoverirsi e a bruciarsi. Noi sappiamo che il cuoio capelluto esposto al sole senza capelli crea proprio delle scottature, e la stessa cosa succede alla terra. E quindi lascio queste due piante di Catalogna, e poi quando questi sedani cominceranno a crescere bene, apporterò magari qualche altro tipo di piantina da sistemare un po' in mezzo, che ne so, magari potrò mettere del basilico, posso sistemare magari qualche pianta di prezzemolo o qualcosa che trovo in giro, proprio per riempire sempre un pochettino le parcelle e far sì che il terreno non sia esposto ad alte temperature eccessive o, nel caso di una coltivazione in esterno, all'irradiazione solare, che tende veramente a impoverirlo tanto e a bruciarlo. Eccomi qua davanti a una parcella qui nell'orto della Serra Tunnel con un errore di coltivazione che ho ripetuto, perché io a volte torno veramente a sbagliare sempre nello stesso modo. Prima di parlare di questo errore vi faccio vedere che qui ci sono delle coste, c'è della lattuga lingua di canarino, ce n'erano altre ma le lumache qui hanno fatto una strage, probabilmente perché le foglie sono molto più tenere, piacciono di più a queste lumachine. Le hanno eliminate tutte, ne sono rimaste due, poi andrò a raccogliere quando saranno un po' più grandi per poterle mangiare. E in più queste coste a me piacciono tantissimo, queste qui con il fusto colorato, sono veramente molto appetibili, fanno subito venire voglia di mangiarle. Le lascerò crescere per bene, ma posso già cominciare a raccogliere già qualche foglia. Qual è l'errore che ho fatto qui in questa parcella? È stata quella di mettere i cetrioli sotto la serra tunnel. Un errore che ho già fatto e che ho ripetuto. Purtroppo adesso non mi va di spostare queste piante di cetrioli, quindi proverò a coltivarle così anche quest'anno. Il cetriolo, quando la temperatura raggiunge 25-30 gradi, in quelle giornate particolarmente torride, anche 35 gradi in estate, smette di produrre i frutti. E quindi devo cercare di capire come fare per far sì che questi cetrioli si sviluppino bene, per poter avere sempre questa produzione di questo frutto che contiene tantissima acqua ed è idratante. Proprio il cetriolo è un classico frutto ortaggio estivo, proprio carico di acqua, che ci può idratare quando noi lo consumiamo. Non digerito da tutti, diciamo, qualcuno fatica a digerire i cetrioli, io fortunatamente no, mi piacciono tantissimo e quindi spero di ottenerne tanti. Però sotto la Serra Tunnel la temperatura sarà veramente eccessiva, penso quest'anno, da quello che vedo nelle temperature di queste giornate che già a metà giugno sono abbastanza alte. E quindi cosa farò? Sto pensando di alzare il livello proprio del telo. Magari adesso l'ho legato in modo da lasciare passare l'aria al di sotto, l'ho sollevato leggermente un 30 cm. Andrò probabilmente
a slegare il tutto e alzarlo ulteriormente in modo da far passare una buona quantità di aria, così sotto la serra a tunnel non ci sarà questo caldo veramente eccessivo, perché altrimenti il cetriolo smette poi di produrre. In questo momento, nelle giornate di queste settimane qui sotto nella serra a tunnel fa veramente tanto caldo, ma vedo che stanno crescendo molto bene, qualcuno sta già cominciando a produrre dei piccoli cetrioli, quindi probabilmente va bene così per adesso. Appena vedrò un pochettino di sofferenza della pianta e smetterà magari di produrre anche i fiori, alzerò questo telo ad un'altezza ulteriore proprio per permettere una buona circolazione di aria e un abbassamento della temperatura anche in questi pomeriggi molto torridi. Quest'anno finalmente ho il piacere di farvi vedere una pianta che coltivo qui vicino al mio orticello, è una Asclepias syriaca, la pianta dei pappagallini. Finalmente riesco a farvi vedere i suoi fiori. Tutti gli anni questa pianta si riempie di afidi gialli che non riesco a combattere, che distruggono i fiori, li rendono veramente orribili. Quest'anno invece ho delle fioriture bellissime. Quello che devo dire è che l'Asclepias syriaca crea questi fiori e hanno un profumo mielato molto ma molto buono. In più sono piante molto visitate dalle api ed è una pianta che a me piace tantissimo anche per il suo portamento. Non è una pianta da orto, questo è un video dedicato all'orto, però volevo farvi vedere, approfittare di queste bellissime fioriture. Qui c'è un'ape che si sta nutrendo su questi bellissimi fiori, sta raccogliendo magari il polline che gli serve. Piante che possono essere molto più grandi come sviluppo, e quello che c'è da dire è che quando i fiori saranno sfioriti creeranno poi queste capsule che, raccolte e girate all'incontrario dal loro portamento naturale, sembrano poi dei pappagallini appoggiati in un bicchiere che bevono proprio l'acqua del bicchiere. Una pianta interessante e anche divertente, magari con questo utilizzo che si può fare dei suoi frutti. Ricordo che è una pianta non commestibile, la Asclepias syriaca, ha all'interno delle sue foglie un lattice bianco che è meglio che non venga a contatto con la pelle, perché può creare poi delle irritazioni. Eccomi qua in quest'altro orticello del mio giardino, sempre molto piccolo. Siamo in due, non dobbiamo coltivare veramente ortaggi in quantità industriale. Qui la temperatura è completamente diversa. Sotto la serra già cominciava a far caldo, sono circa le 8:30 del mattino e c'è già una temperatura abbastanza alta. Qui però vedete che è tutto in ombra, perché la luce del sole non arriva, perché è nascosto il sole dalla palma, e in questo momento qui c'è una bella temperatura fresca. Qui anche ci sono dei piccoli errori. Gli errori di questo orticello che cosa sono? Sono le distanze non mantenute tra una pianta e l'altra. Vedete che c'è 1, 2, 3, 4, 5 piante di zucchine che sono cresciute molto vicine, perché sono state sistemate troppo vicine. Ma io perché c'è questo errore? Perché sapendo che c'era il problema delle lumache, non sapendo che non avrebbe piovuto come l'anno scorso per tantissimo tempo, quindi con un richiamo proprio di lumache dal giardino, ho detto metto tante piante, poi quelle che sopravviveranno saranno le mie piante di zucchine. Guarda caso sono sopravvissute tutte, solo che sono state messe veramente troppo vicine. Quelle due lì sono vicine un 30 cm, è veramente troppo. Vedremo che cosa si sviluppa. La fortuna è che avendo questa struttura, anche qui le zucchine posso cercare di legarne magari qualcuna a crescita verticale e qualcuna invece la lascio proprio crescere nel terreno. Quello che dovrò fare purtroppo sarà togliere poi delle foglie particolarmente grandi che ostruiscono il passaggio, proprio per permettere anche a me di venire qui e poter raccogliere senza inciampare da qualche parte, e quindi dovrò cercare di gestire queste zucchine in qualche modo. Quello che mi attira tantissimo sono i fiori di zucchina, che poi magari andrò a raccogliere per prepararli poi in pastella, che sono fantastici, fenomenali. E in più ci sono delle zucchine che stanno spuntando, e quindi dai, pian piano questo orticello del mio giardino, questi due orticelli stanno cominciando a darmi un qualcosa, visto il grande lavoro che comunque un giardino con un orto anche all'interno richiede. Veramente c'è tanto ma tanto lavoro da fare. Sono molto contento perché ero convinto quest'anno di non riuscire a coltivare la zucca spaghetti. Ho fatto un video 2 anni fa sulla zucca spaghetti, su come prepararla. È una zucca molto particolare perché si prende il frutto, lo si taglia magari a metà o lo si tiene intero, lo si mette in forno, lo si fa cuocere per un po' di tempo, 30 minuti, 20 minuti.
a 180 gradi, il frutto cuoce, si tira fuori dal forno, si taglia, si tolgono i semi e poi con la forchetta si scava e si ottengono questa sorta di spaghetti di zucca che riempiono il piatto come un piatto di spaghetti, solo che è zucca, e si possono condire. Ero convinto di non riuscire a coltivarla perché avevo dei semi un po' vecchiotti, ho detto provo a piantarla, ma non è uscito nulla. Così ho preso poi gli altri che avevo in un barattolino di vetro, ho piantato quelli e sono nate pochissime piantine, le ho messe qui incrociando le dita, invece quello che sto ottenendo è una buona crescita della zucca spaghetti. 1, 2 e 3 piante che lascerò crescere liberamente proprio per permettere a me quest'anno di poter di nuovo mangiare questa zucca che mi piace tantissimo, con un sapore un pochettino meno acceso, meno forte rispetto a quello di una zucca normale. Però questa cosa di preparare un piatto che sembra proprio spaghetti a me incuriosisce sempre tantissimo, mi piace tantissimo prepararlo e trovo che ha un sapore anche molto ma molto delicato. E quest'anno, visto le temperature abbastanza alte, ho deciso di riprovare con i meloni. Qui ci sono 1, 2, 3, 4 piante di melone. Questo è il melone retato degli ortolani, quel classico melone che presenta nella buccia una rete tagliato a questo colore arancione vivo e un sapore dolcissimo. Allora, che cosa ho fatto? Io ho messo le piantine acquistate, non l'ho seminato perché le avevo seminate, ma anche lì sono arrivate addirittura le lumache sulla vaschetta di semina e li hanno mangiati tutti, si sono proprio rovinati. Così ho acquistato 4 piantine, le ho sistemate qui. Adesso che cosa ho fatto? Le ho fatte crescere un pochettino. Quando hanno sviluppato 5 foglie io ho cimato poi la cima, l'ho tagliata e ho lasciato 3 foglie per ogni fusto. In questo modo la pianta produce poi 2 fusti laterali che andranno poi successivamente cimati anche loro, lasciando 3 foglie, e in questo modo si ottengono poi un po' di produzione di meloni. Questo procedimento l'ho fatto su queste 2 piante, questa invece, questa anche l'ho cimata, questa invece l'ho lasciata così, crescere così. Vediamo la differenza tra la crescita di una pianta cimata e una invece che non è cimata, vediamo quanta produzione daranno. 3 anni fa avevo fatto un video sulla zucca serpente, la pianta dei tenerumi. Quest'anno ne ho acquistate 2, una è già stata divorata nuovamente dalle lumache, è sopravvissuta lei. Lei mi servirà per ottenere queste zucche molto lunghe, di un sapore un po' meno deciso, anche la raccolta delle foglie che è molto interessante da fare per poter preparare una pasta con i tenerumi, queste foglie che hanno un sapore particolare. E questa pianta voglio farla arrampicare qui sulla struttura proprio perché le taccole pian piano andranno poi alla fine, stanno ombreggiando le insalate che sono dietro. Quando non ci sarà più tanta ombra e saremo poi in estate, quindi ci sarà un caldo eccessivo, la pianta dei tenerumi, che ha uno sviluppo veramente enorme, andrà a mettere un pochettino in ombra tutte le varie insalatine e le piante che richiedono un'illuminazione non tanto forte, diciamo sempre un po' una leggera ombreggiatura e non un sole caldo estivo che picchia proprio sulla pianta. E quindi dai, questa pianta sta partendo molto bene, sta creando già i suoi lunghi fusti. Poi una volta che arriva ad una certa altezza io lascio comunque un tronco principale, un fusto principale. Quando sarà ad una certa altezza la lascerò poi crescere con tutti i fusti laterali, in modo da poter creare una sorta di copertura in questa struttura metallica che ho acquistato per fare questo orto in cui far arrampicare proprio le piante che richiedono un sostegno. Quando si parla di orto non si può non parlare anche di tutte le piante che circondano l'orto. A me l'orto piace averlo sia con gli ortaggi ma anche con l'inserimento di fioriture, di piante che attirano insetti in modo che impollinano bene gli ortaggi e si possono ottenere poi dei frutti. Si crea una biodiversità veramente molto vasta e le piante in questo modo riescono poi a stare bene insieme, sono impollinate dagli insetti, un po' come un ambiente naturale. Qui c'è questa Stachys bizantina, l'ho già fatta vedere in qualche video precedente, con queste fioriture bellissime. Dopo mi avvicino con la telecamerina. Un tappeto grigio, e in più qui c'è la salvia sclarea in 4 esemplari, anche lei in piena fioritura. Dopo mi avvicino così vediamo insieme i fiori di queste meravigliose piante da giardino
che hanno un aspetto sempre un po' selvatico, però le fioriture sono spettacolari, sono veramente un qualcosa di incredibile. Guardate che sfumature dei fiori della salvia sclarea, un qualcosa di magnifico, soprattutto nelle prime ore del mattino, quando non c'è questa luce del sole particolarmente forte, si possono guardare tutte le sfumature violette, bordeaux, insomma un qualcosa di affascinante, di bello. Salvia sclarea è una pianta che mi piace tantissimo, cresce anche, diventa abbastanza voluminosa, si risemina da sola e quindi possiamo creare un bell'angolino di una pianta anche abbastanza voluminosa. Potete guardate qualche foglia, adesso non so se si vede dall'inquadratura, ma ha delle foglie veramente molto grandi. Una salvia meravigliosa. Avvicinandosi si sente proprio l'odore della salvia e si possono ammirare proprio i suoi fiori, che sono qualcosa di delicatissimo e bellissimo. Ecco Stachys bizantina con questi fusti che portano le infiorescenze, una pianta che tende anche un po' a sdraiarsi. Dovevo potarla, lasciare solo un cuscino di foglie grigie, ma poi alla fine l'ho visto che stava partendo con le fioriture, ho detto no, prima di tagliarla lascio veramente colonizzare questo angolo di giardino con questa roba fantastica. E vedete i suoi fusti con questi fiorellini piccolini violetti che attirano tantissimo gli insetti, che sono in contrasto con il grigio anche delle infiorescenze, non solo delle foglie che sono di una morbidezza meravigliosa. Io credo che sia una pianta anche antistress, quando la carezzo veramente provo un senso di rilassamento. È una pianta meravigliosa, tra l'altro anche di facile coltivazione, quindi una marea di fiori qui a disposizione dei miei occhi e a disposizione anche degli insetti che visitano il mio giardino.